È arrivato quindi il momento di dedicarsi a lui, il nostro dell'orto 1412. Lo smontiamo e lo curiamo. Vaschetta un po' sporca, ma pensavo peggio. Il getto invece è completamente ostruito. Il corpo del carburatore non è messo male, comunque lo mettiamo in vaschetta e a bagno nella benzina. Ok, abbiamo ricoperto tutto, lo chiudiamo e lo lasciamo ammorbidire per almeno 6-8 ore, dopodiché andremo a pulirlo con spazzolini e pennelli. Gli daremo poi alla fine comunque una pulita con la vasca a ultrasuoni, in modo da togliere anche lo sporco dagli spazi quelli piccoli dove con pennellini e spazzolini non riusciamo ad arrivare. Passato il tempo necessario ci muniamo di vaschetta, spazzolino, pennellino, eventuali scovolini e andiamo a pulire il nostro carburatore. Il getto, come vedete, anzi lo metto a fuoco un attimo, ecco, è pulito con la spazzola ma è ancora otturato. Useremo questa treccia di rame per liberare il foro. La treccia di rame l'abbiamo ricavata da un comunissimo cavo di tensione da 220. Ecco fatto. Non so se si vede, ma adesso è libero. E una volta passato pennello e spazzolino, diamo a tutto una bella soffiata, soprattutto nei punti dove ci sono i passaggi della miscela, in modo da cercare di stasare il più possibile.
Come anticipato, adesso andremo ad effettuare una pulizia approfondita attraverso l'utilizzo di una vasca a ultrasuoni e di un prodotto specifico per pulizia di leghe di alluminio. Vi metto di entrambe il link in descrizione. Questo ci consentirà di andare a pulire tutte quelle parti difficili da raggiungere con una pulizia meccanica che si ha attraverso spazzolini o pennellini. Questo invece riusciremo a pulire anche quelle parti. Iniziamo a mettere dentro tutta la nostra roba. Tenete sempre presente che la parte che verrà più pulita è quella rivolta verso il basso. La minuteria la metteremo all'interno di questo specifico contenitore in modo da tenerla ordinata ed evitare che vada perduta. Buttiamo adesso la miscela di acqua e prodotto diluito 1:100. Dentro i manici, mettiamo il coperchio e accendiamo la macchina. Come potete vedere, la temperatura della miscela che io ho inserito è già di 40 gradi perché io l'ho preriscaldata. Metteremo 40 gradi, va bene, e gli diremo di mantenerla costante. Impostiamo un tempo di ciclo di lavaggio di 20 minuti e facciamo quindi partire il lavaggio. Terminato il nostro lavaggio, apriamo la vasca e andiamo a vedere qual è il risultato. Direi niente male, ha addirittura cambiato colore. Ma tiriamo fuori la vasca e mettiamo tutto su della carta bianca. Il corpo del carburatore è tornato nuovo, direi, e la pulizia, come sappiamo, è anche in profondità in tutti i passaggi. La vetreria, questa è quella della regolazione del minimo, è tornata nuova, era anche leggermente rugginosa, e così tutte le altre. La vaschetta perfetta, e così tutti gli altri pezzi. Iniziamo quindi il rimontaggio. Un po' di grasso sulla vite del minimo non guasta. Quando rimontiamo la vaschetta usiamo sempre del grasso apposito per guarnizioni. Questo la manterrà morbida e dunque duratura nel tempo. Se siete interessati all'acquisto, vi metto il link in descrizione.
Ed ecco che abbiamo finito da assemblare il nostro carburatore dell'Orto 1412. Adesso andremo a rimontare lo statore che nel frattempo ho provveduto a pulire. Non so se vi ricordate in che condizioni era, ve lo faccio vedere un attimo qui. Ecco, ora vi faccio vedere com'è tornato. Eccolo qua. Non è perfetto, ma è decisamente meglio di come era prima. Naturalmente è stato tutto smontato e soprattutto la pulizia è stata fatta sulle puntine, che per adesso non andiamo a cambiare perché non sono consumate, erano solamente ossidate. Passiamo quindi i cavi dentro il carter. Posizioniamo il disco dello statore, la chiavetta sull'albero l'avevamo già montata, e ruotiamolo fino a che non mettiamo a combaciare i due segni fatti prima di smontarlo. Mettiamo adesso un po' di olio sul feltrino che servirà a lubrificare la camma che va sull'albero. Scaldiamo leggermente il passacavo in gomma, così saremo facilitati nell'inserimento. Siamo pronti adesso per buttare su il volano che, come vedete, è stato trattato ed è tornato come nuovo. Inseriamolo con l'alloggio che combacia alla chiavetta. Un po' di grasso e buttiamo su il dado. E verifichiamo che l'apertura delle puntine sia esattamente di 0,4. Adesso un po' di grasso, ancora grasso, e mettiamo il pignone. Naturalmente la parte piana dell'albero va con la parte piana del pignone. Montiamo adesso la valvola lamellare. Queste sono le alette che si aprono quando c'è l'aspirazione, e queste di ottone servono per bloccare l'apertura massima dell'aletta. Ma prima qui dobbiamo mettere la guarnizione. L'altra guarnizione. Il collettore ed infine i dadini. Serriamo i due dadi con la chiave dinamometrica e siamo pronti per buttare su il carburatore che abbiamo appena pulito.
Questo è il bilanciere del cambio che abbiamo pulito e lucidato ed è tornato come nuovo. Possiamo adesso appoggiare la guarnizione e montare il carterino di protezione. Guardate com'è tornato perfetto. Ed infine montiamo la leva della messa in moto. Bene ragazzi, adesso non rimane che montarlo sul portamotore per provare a metterlo in moto. Come vedete ho sfruttato un bancale e una struttura in metallo per poter montare il motore e provarlo prima di metterlo sul telaio del 50. Questo è il portamotore che mi sono autocostruito. Qua c'è la bobina collegata a massa e il cavo che viene dallo statore che porterà la corrente. Naturalmente oltre alla corrente servirà la benzina e vediamo se va in moto. Ci riproviamo, ancora è freddo magari. Tirando l'aria, l'ho spento. Bene, adesso non ci resta che andare a montarlo sul telaio del 50 appena sarà pronto. Se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale cliccando il logo in basso a destra, a mettere un like e perché no, a lasciare un commento. Io ragazzi vi ringrazio, per oggi è tutto e alla prossima!